un benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di condurti in un viaggio epico, atmosferico e melodico di gran profondità emotiva, in ciò che il black metal moderno è diventato. Seppur per qualcuno possa rappresentare quasi sinonimo di oltranzismo oppure di musica senza compromessi, in realtà il black metal attraverso i decenni si è rivelato ben altro. A pari merito col doom è il genere metal che nella sua storia ha visto più evoluzioni e più versioni di sé. Se negli anni 90 era solo il malefico ed estremo stile di origine norvegese, col tempo tante altre tendenze lo hanno portato su sentieri diversi. E se oggi c'è ancora chi lo suona nella sua forma primigenia, altri lo interpretano in una versione quasi opposta all'originale, come per esempio i Fahrenheit. Provenienti da Leeds, nel corso degli ultimi 3 anni hanno prodotto una manciata di EP e 2 full length. L'ultimo tra essi, White Frost and Elder Blood, è uscito sotto Naturmacht Production lo scorso 27 gennaio. Al suo interno gli inglesi affrontano qualcosa di molto lontano dal black tradizionale, in primis per quanto riguarda le onnipresenti melodie. Sono spesso scandite da tastiere, a tratti di orientamento moderno, specie quando il gruppo sfodera influssi sinfonici oppure folk. Sono presenti però anche tanti suoni vintage che ricordano il dungeon synth degli anni 90. Il risultato è che i Fahrenheit si possono quasi considerare una versione modernizzata dei vecchi Summoning, ma senza esserne la copia e senza risultare derivativi. Lo prova se non altro il fatto che la differenza più grande di White Frost and Elder Blood dai canoni tipici del black metal sia a livello di atmosfere. Di rado sono davvero oscure, tendono più che altro a un'epicità solenne e ricercata, ma nel corso della scaletta si rivelano anche molto cangianti. Vanno dall'ipnotico al trionfale e soprattutto presentano quasi sempre un'alta caratura emotiva, un campo in cui i Fahrenheit si dimostrano dei veri maestri. In effetti, lungo tutto il disco, ogni dettaglio è ben piazzato per evocare qualcosa di importante e di profondo. Anche i momenti più estremi, peraltro rari, riescono ad avere un certo pathos. Non parliamo poi di quelli lenti e espansi, il vero punto di forza dei Fahrenheit. Lo spessore emotivo in essi raggiunge livelli di rado sentiti anche nel black metal moderno. È un lato che si sprigiona benissimo non solo grazie a una registrazione pulita al giusto e adatta al contesto, ma soprattutto all'enorme ispirazione del gruppo inglese, che per gran parte di White Frost and Elder Blood dimostra capacità fuori dal comune. Il momento in cui i Fahrenheit mostrano di più la propria bravura è Shadow of the Great Flame, la più folk e medievale del disco. Nei suoi 10 minuti sono tantissimi i panorami attraversati, tutti di qualità splendida, ma la conclusiva Tet Deiriden non è molto da meno. A tratti malinconica, si lascia ricordare molto bene per il suo ritornello, epico al massimo e di grandissimo impatto. Tuttavia anche le altre 2 canzoni che compongono la scaletta hanno moltissimo valore e nessuno scende sotto l'eccellenza. Messe insieme tutte e 4 durano circa 3/4 d'ora, una lunghezza tutt'altro che eccessiva per uno stile atmosferico come questo. Anzi, vista la qualità assoluta del lavoro dei Fahrenheit, sembra addirittura un filo inconsistente. Da ascoltatore ne vorresti di più. Ma considerare questo come il difetto di White Frost and Elder Blood, o sottolineare quelle pochissime sbavature presenti, è andare a trovare il pelo nell'uovo. Per il resto, parliamo di un capolavoro epico, profondo a livello sentimentale e molto maturo. Poi certo, se il black metal ti piace classico, feroce e intransigente, è meglio girare alla larga dagli inglesi. Se però anche ciò che il genere è diventato nei decenni ti piace, allora possiamo solo consigliarti di dare loro un'occasione, a ogni costo. Voto di Heavy Metal Heaven 93 su 100. Per questa settimana è tutto. Ti abbiamo incuriosito a proposito del disco? Faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e a condividere. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei nuovi video pubblicati ogni settimana. Infine, vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!